La vita di Leon e Leila insieme iniziò come un romanzo ideale. Leon, un marito solido e amorevole, credeva che fossero destinati a stare insieme. Ammirava lo spirito avventuroso di Leila e il modo in cui poteva illuminare una stanza con la sua risata. Tuttavia, non riuscì a vedere i segni del suo malcontento fino a quando non iniziarono a emergere lentamente. Leon era sempre stato il tipo che pianificava in anticipo. Lavorava come architetto, qualcuno che vedeva bellezza nella struttura e nella stabilità. Per lui, il loro matrimonio era come una casa accuratamente progettata, solida, affidabile e costruita per durare. Leila, d'altra parte, aveva un'anima più spontanea. Trovava gioia nell'imprevedibilità, godendo di momenti di sorpresa che sentiva di essere stati soffocati col passare del tempo. Col passare degli anni, Leila iniziò a sentirsi irrequieta, anche se lo nascondeva bene. Cominciò a trascorrere sempre più tempo lontana da casa, con la scusa di nuovi hobby e amicizie. Leon, immerso nel suo lavoro e fidandosi ciecamente di sua moglie, non mise in dubbio il suo improvviso interesse per uscite serali e viaggi da sola nei fine settimana. Presumeva che avesse bisogno di spazio e lui era disposto a darglielo. Alla festa, i sospetti di Leon iniziarono a crescere. La stanza era piena di energia vivace, con i loro vecchi amici del liceo, ma Leon notò qualcosa di strano. Leila sembrava distante, come se fosse altrove. Continuava a controllare il telefono, con le dita sospese sullo schermo, come se stesse aspettando qualcosa. Leon cercò di non darci peso, attribuendolo allo stress, ma quando la vide appartarsi in un angolo della stanza per parlare con un uomo che non conosceva, il suo cuore sprofondò. Si avvicinò al balcone, osservandola mentre rideva e si avvicinava a quell'estraneo. La scena, gli provocò una forte nausea. L'uomo era alto, con un portamento sicuro che attirava l'attenzione di Leila. La loro conversazione sembrava intensa e Leon poteva sentire il suo petto stringersi mentre li guardava. Restò lì, paralizzato dall'indecisione, prima di decidere di affrontarla. Il primo incontro di Leila con Daniel non era stato pianificato, ma per lei sembrava destino. Accadde in una notte in cui si sentiva particolarmente irrequieta. Leon era andato a letto presto, stanco da una lunga settimana di lavoro, e Leila si ritrovò a fissare il soffitto, sentendosi intrappolata. Uscì di casa, dicendosi che aveva solo bisogno di una pausa. In un piccolo bar dall'altra parte della città incontrò Daniel. Era seduto da solo, sorseggiando un drink, i suoi occhi che scrutavano la stanza con un accenno di malizia. Leila sentì un'attrazione inspiegabile verso di lui. Lui alzò lo sguardo mentre lei si avvicinava, sfoggiando un sorriso affascinante. «Ciao», la salutò con voce sicura. «Cosa porta qui una come te da sola?» Leila scrollò le spalle, le sue insicurezze mascherate da un sorriso civettuolo. «Avevo bisogno di cambiare aria», rispose sedendosi accanto a lui. Parlarono per ore, la conversazione fluiva senza sforzo. Daniel era spiritoso e audace, con un lato ribelle che le ricordava il suo io più giovane. Prima che se ne rendesse conto, Leila iniziò a incontrare regolarmente Daniel, sentendosi attratta dal brivido che le offriva. Lui era tutto ciò che Leon non era, imprevedibile, spontaneo e infinitamente eccitante. Con Daniel si sentiva libera dai vincoli della sua vita quotidiana. Sapeva che era sbagliato, ma l'attrazione era troppo forte per resistere. Nei mesi successivi la loro relazione crebbe e Leila divenne dipendente dall'adrenalina che derivava dal muoversi di nascosto. Si convinse che era innocuo, che era solo un modo per sfuggire alla monotonia della sua vita. Ma, nel profondo, sapeva che stava giocando con il fuoco. Non aveva mai intenzione che Leon lo scoprisse, ma il suo mondo segreto cominciò a sgretolarsi la notte della festa, quando Leon la seguì fuori. Leon sentiva il cuore battere forte mentre raggiungeva Leila alla porta. La luce fioca all'esterno proiettava ombre sul suo viso, ma lui poteva vedere la sorpresa nei suoi occhi quando si rese conto che l'aveva seguita. Lei lo fissava, con la mano ancora appoggiata alla maniglia della porta. «Dove stai andando, Leila?» La voce di Leon era ferma, ma c'era un filo di dolore dietro di essa.
Leila esitava, lo sguardo rivolto verso il pavimento. Non sapeva cosa dire, sapendo che qualsiasi menzogna sarebbe crollata sotto lo sguardo scrutatore di Leon. «Oh, ho solo bisogno di un po' d'aria fresca», balbettò, ma l'espressione di Leon non si ammorbidì. «Con lui?» La voce di Leon divenne gelida. «Chi è?» Per un attimo Leila pensò di negare tutto, di liquidare il tutto come un malinteso. Ma qualcosa nel volto di Leon la fermò. Vide le crepe formarsi nell'uomo di cui si era affidata per la sua stabilità, e un'ondata di senso di colpa le attraversò il cuore. «Mi dispiace», sussurrò, a malapena udibile sopra il rumore della festa dietro di loro. «Non è come pensi». Leon fece un passo avanti, i suoi occhi perforanti. «Allora cos'è?» chiese Leon, con il dolore che si faceva strada nelle sue parole. «Perché da dove sono io? Sembra che mia moglie stia scappando con un altro uomo». Le parole di Leon erano taglienti, il dolore che ribolliva in superficie. Leila sentì un improvviso impulso di scappare, di sfuggire a quel confronto inevitabile, ma sapeva che ormai non c'era più via di fuga. La verità pendeva tra loro, innegabile e spietata. Leila si raddrizzò, affrontando lo sguardo di Leon con una mescolanza di sfida e rimorso. «Il suo nome è Daniel», confessò. «L'ho incontrato qualche mese fa». Deglutì, la voce tremante. «Non volevo che andasse così lontano, ma lui mi fa sentire viva». Il viso di Leon si contorse in un misto di rabbia e dolore. «E io no». Leila esitava, cercando di trovare le parole giuste. «È diverso. Tu sei sempre così affidabile. So che suona sbagliato, ma avevo bisogno di qualcosa di più». «Di più?» La voce di Leon si alzò, l'incredulità che si dipingeva sul suo volto. «Di più dell'amore, di più dell'impegno. Ti ho dato tutto, Leila. Era davvero così facile per te buttar via tutto?» Quella notte Leila se ne andò, rifugiandosi a casa di un'amica per sfuggire alla tensione e al dolore che aveva causato. Nel frattempo, Leon si ritrovò solo nella loro casa condivisa, il silenzio che premeva su di lui come un peso. Vagava per le stanze vuote, con i ricordi dei tempi felici che lo assalivano da ogni angolo. Le giornate si confondevano mentre Leon cercava di rimettere insieme i pezzi della sua vita. Si immergeva nel lavoro, trascorrendo lunghe ore in ufficio per evitare di tornare in quella casa vuota, che ora sembrava più una prigione che un rifugio. Gli amici e la famiglia di Leon gli si avvicinarono, cercando di stargli accanto, ma lui li allontanava, preferendo la solitudine alla simpatia. Leila, nel frattempo, trovava un conforto temporaneo tra le braccia di Daniel, ma non passò molto tempo prima che anche quel brivido iniziasse a svanire. Pensava di volere libertà, eccitazione, ma ora si sentiva vuota, perseguitata dal fantasma della vita che aveva lasciato. Daniel era affascinante e divertente, ma mancava della profondità e della lealtà che Leon offriva. Lentamente, Leila iniziò a rendersi conto che l'erba non era sempre più verde. Dopo il confronto, Leon si ritrovò perseguitato dall'immagine di Leila con Daniel. Il tradimento lo colpì nel profondo, lasciandolo a dubitare di tutto ciò che pensava di sapere sul suo matrimonio e su se stesso. Aveva riposto completa fiducia in Leila, credendo che fossero sullo stesso cammino, ma ora quell'illusione era frantumata. I primi giorni furono i più difficili. Leon lottava persino per alzarsi dal letto, sentendo come se un peso gli fosse calato sul petto. Chiamò il lavoro per prendersi del tempo, aveva bisogno di processare la realtà della sua nuova vita. Vagava per la casa vuota, ogni angolo riempito dai ricordi di Leila. Ricordava le pigre domeniche mattina che passavano insieme, le cene tranquille che condividevano, il modo in cui la sua risata riempiva la stanza. Ora tutto ciò sembrava vuoto, contaminato dal suo tradimento. Nel tentativo di distrarsi, Leon iniziò a dedicare tutte le sue energie al lavoro. Restava fino a tardi in ufficio, immergendosi in un progetto dopo l'altro, sperando di anestetizzare il dolore. Ma anche nei momenti di tranquillità, quando restava solo con i suoi pensieri, non riusciva a sfuggire alla tristezza che lo tormentava. Un giorno, un amico lo invitò a prendere un caffè. Con riluttanza, Leon accettò,
rendendosi conto di avere bisogno di riconnettersi con il mondo esterno al di fuori del suo dolore. Il suo amico lo ascoltò pazientemente mentre Leon apriva il suo cuore, condividendo i dettagli del suo matrimonio infranto. Fu catartico, come se un peso fosse stato sollevato dalle sue spalle. Da quel momento, Leon iniziò a ricostruire la sua vita. Cominciò a frequentare la palestra, canalizzando la sua rabbia e tristezza in forza fisica. Riprese a dipingere, una passione che aveva da bambino ma che aveva abbandonato da adulto. Mentre dipingeva, sentiva una sensazione di pace che lo avvolgeva, i colori e le forme lo aiutavano a elaborare le sue emozioni. Riprese a fare escursioni, riconnettendosi con la natura e trovando conforto nella semplicità della vita all'aria aperta. Giorno dopo giorno, Leon cominciò a sentirsi di nuovo se stesso. Si rese conto che non aveva bisogno di Leila per essere felice, che era abbastanza forte per stare in piedi da solo. Trovò conforto nelle piccole routine che aveva stabilito, i rituali che divennero le sue nuove fondamenta. E, anche se il dolore del suo tradimento persisteva, sapeva che stava guarendo. Nel frattempo, il mondo di Leila stava crollando. Credeva che lasciare Leon le avrebbe portato la libertà che desiderava, ma invece si sentiva persa e sola. La sua relazione con Daniel, un tempo inebriante, era diventata un eco vuoto di ciò che sperava fosse. Vedeva Daniel per quello che era veramente, un uomo interessato solo alla caccia, senza alcuna intenzione di costruire un futuro. Una sera, mentre sedevano in un bar affollato, Leila osservava Daniel flirtare con un'altra donna, la sua attenzione che si allontanava da lei. Sentì un'ondata di gelosia, seguita da una marea di disperazione. Realizzò che Daniel non sarebbe mai stato il partner di cui aveva bisogno. Era un brivido passeggero, una fuga temporanea, ma nulla di più. Leila cercò di parlare con lui, di fargli capire il suo dolore, ma lui la liquidò, la sua indifferenza più tagliente di qualsiasi parola. Leila si sentì stupida per aver creduto che lui ci tenesse. Aveva sacrificato tutto per un uomo che la vedeva come nient'altro che un divertimento passeggero. Disperata, cercò conforto negli amici di un tempo, cercando sostegno in volti familiari. Confessò i suoi rimpianti, ammettendo come aveva buttato via il suo matrimonio per una fuga momentanea. I suoi amici l'ascoltarono, i loro volti una miscela di simpatia e delusione. Non la giudicavano, ma non potevano nascondere la tristezza nei loro occhi. Leila sapeva di aver commesso un terribile errore, uno che non poteva essere annullato. 2 settimane dopo aver lasciato Leon, Leila non riuscì più a sopportarlo. La solitudine, il rimpianto, il ciclo senza fine di «e se» erano troppo da sopportare. Prese il telefono, con il cuore che batteva forte, mentre componeva il numero di Leon. Non sapeva cosa avrebbe detto, ma sapeva di doverci provare. «Leon», iniziò con la voce tremante, «so che non ho il diritto di chiederti questo, ma possiamo parlare?» Leon esitò dall'altra parte della linea, il silenzio che si prolungava tra di loro. Alla fine parlò, la sua voce distante e guardinga. «Di cosa c'è da parlare, Leila? Hai fatto la tua scelta». Le lacrime riempirono gli occhi di Leila e prese un respiro incerto. «Ho sbagliato, Leon. Pensavo di aver bisogno di qualcosa di diverso, qualcosa di eccitante, ma ora vedo che sono stata una sciocca. Ho buttato via tutto ciò che avevamo per un uomo che non si è mai curato di me. Non mi aspetto che tu mi perdoni, ma ho bisogno che tu sappia che mi dispiace. Voglio tornare. Voglio provare a rimediare». La risposta di Leon fu ferma, ma lei poteva sentire il dolore nelle sue parole. «Leila, ti amavo. Avrei fatto qualsiasi cosa per te, ma tu sei andata via. Non mi hai solo tradito, hai distrutto la vita che avevamo costruito insieme e non posso dimenticarlo. Non posso fingere che non sia successo». Il cuore di Leila affondò, ma si sforzò di continuare. «Per favore, Leon, so che non lo merito, ma dammi una possibilità per rimediare. Sono disposta a fare tutto ciò che serve. Voglio essere la donna di cui ti sei innamorato. Voglio essere migliore». Ma Leon aveva già preso la sua decisione. Aveva passato troppe notti insonni, rivivendo il tradimento e mettendo in discussione tutto ciò che pensava di sapere. Non poteva tornare indietro, non dopo tutto quello che aveva passato. Finalmente
Aveva trovato un senso di pace e non era disposto a sacrificarlo per una seconda possibilità che poteva portare solo altro dolore. No, Leila, disse con voce ferma. Sono andato avanti. Ti auguro il meglio, ma noi siamo finiti. Non posso tornare indietro. Spero che tu trovi quello che stai cercando, ma non è con me. Con ciò riattaccò, provando una miscela di tristezza e sollievo. Sapeva di aver preso la decisione giusta. Per la prima volta dalla rottura sentiva un senso di chiusura, la sensazione di essere finalmente libero. Nei mesi successivi, la vita di Leon continuò a migliorare. Si immerse nelle sue passioni, riscoprendo la gioia della creatività e dell'avventura. Incontrò nuove persone, formò nuove amicizie e iniziò persino ad aprire il suo cuore alla possibilità di amare di nuovo. Alla fine, Leon si trovò in una nuova relazione, basata sul rispetto reciproco e sulla fiducia. Sapeva che Chi sarebbe voluto del tempo per guarire completamente, ma sapeva anche di avere la forza per andare avanti. Realizzò che, sebbene l'esperienza fosse stata dolorosa, gli aveva anche insegnato lezioni preziose sull'amore, la fiducia e la resilienza. Anche Leila intraprese un percorso di scoperta di sé. Prese tempo per riflettere sulle sue azioni, cercando terapia e lavorando per capire le radici della sua irrequietezza. Sapeva di non poter cambiare il passato, ma era determinata a imparare da esso. Piano piano iniziò a perdonarsi, trovando un nuovo senso di scopo e chiarezza. Sia Leon che Leila emersero da quell'esperienza come individui più forti e più saggi. Avevano affrontato l'oscurità e ne erano usciti dall'altra parte, segnati ma non spezzati. Sapevano che la vita non sarebbe mai stata la stessa, ma sapevano anche di essere in grado di trovare di nuovo la felicità, ciascuno a modo proprio.